Ciao cari ascoltatori. Oggi parliamo di come imparare l'italiano anche senza un insegnante. Ti mostriamo come studiare da solo passo dopo passo. Porto molti esempi e parliamo di metodi che funzionano davvero. Così tutti possono imparare l'italiano meglio e con più sicurezza. Sembra fantastico. Penso che molte persone imparino l'italiano da sole, ma non sappiano bene come iniziare. Lo capisco bene anche io. È normale. A volte è difficile imparare una lingua senza insegnante. Perché hai scelto proprio questo tema per oggi? Perché moltissime persone hanno esattamente questo problema. Non tutti possono frequentare un corso di italiano o avere un insegnante. Alcune vivono in paesi senza scuole di italiano, altre non hanno tempo per un corso e alcuni preferiscono semplicemente studiare da soli. Se però sai come studiare bene, puoi fare grandi progressi anche senza insegnante. È vero. Ricordo i miei primi mesi con l'italiano. Non avevo insegnante e guardavo solo video su internet. Oh, racconta di più, per favore. I nostri ascoltatori conoscono sicuramente questa situazione. All'inizio ero spesso confusa. Sentivo molte parole nuove, ma non sapevo se studiavo nel modo giusto. A volte usavo troppe app. Alla fine non sapevo più con quale metodo continuare. Sì, è un problema molto tipico. Studiavo tanto, ma non avevo un piano chiaro. Proprio per questo oggi parliamo di questo tema. Molte persone studiano con impegno, ma senza una struttura. E così ci si frustra presto. Giusto. La buona notizia è questa. Puoi imparare l'italiano anche senza insegnante. Hai soltanto bisogno dei metodi giusti. Suona molto motivante. Il nostro obiettivo oggi è mostrarti come studiare da solo e fare comunque progressi. Quindi consigli pratici per l'autoapprendimento. Esatto, e posso raccontare un po' della mia esperienza come insegnante. Hai già visto molti studenti di italiano. Sì, e vedo sempre di nuovo gli stessi problemi. Quali, per esempio? Alcune persone studiano solo grammatica, altre usano 5 app diverse nello stesso momento e molti smettono di nuovo dopo poco tempo. Mi sembra davvero familiare. Perciò oggi guardiamo insieme alcuni principi semplici. Pietro, ho adesso una domanda. Molti dei nostri ascoltatori studiano italiano da soli. Ma come si impara davvero senza insegnante? È una domanda ottima, Paola, ed è anche una delle domande più importanti per imparare le lingue. Penso che molte persone pensino subito alla grammatica. Esatto, e lì inizia già il primo problema. Davvero? Sì, molte persone pensano che imparare una lingua significhi studiare le regole di grammatica. Comprano un libro di grammatica, imparano tabelle e cercano di capire tutto alla perfezione. Questo ho fatto anch'io all'inizio. E com'è andata? A dire la verità non molto bene. Ho studiato tante regole, ma non riuscivo comunque a parlare davvero. Questo lo vedo molto spesso come insegnante. Le persone studiano molta grammatica, ma si sentono comunque insicure, Perché succede questo? perché la lingua è molto più della grammatica. La grammatica è solo una parte della lingua. Che cos'altro fa parte? La lingua è soprattutto comunicazione. Si tratta di capire e di esprimere cose. Si tratta di situazioni della vita quotidiana. Per esempio conversazioni al lavoro o al supermercato. Esatto. Quando studi l'italiano non dovresti guardare solo le regole, dovresti anche vivere la lingua. Proprio per questo l'apprendimento delle lingue è qualcosa di molto bello.
Molte persone vedono una nuova lingua solo come lavoro, pensano a grammatica, esercizi e test. Ma una lingua è molto più di questo. È uno strumento per parlare con altri, capire altre culture e avere nuove prospettive. Suona molto più bello che studiare solo grammatica. Esatto. Quando impari una lingua, si apre un nuovo mondo. Puoi capire improvvisamente persone che prima non capivi. Puoi fare conversazioni, trovare nuovi amici o goderti film e libri in un'altra lingua. È vero! Ricordo ancora il momento in cui ho capito davvero la mia prima conversazione in italiano. È una sensazione fantastica, vero? Sì, ero davvero fiera. Proprio questa sensazione è molto importante durante lo studio. Molte persone si concentrano solo sugli errori o su ciò che non sanno ancora, ma dimenticano quanti piccoli progressi hanno già fatto. Questo è un ottimo punto. Perciò dico spesso ai miei studenti: pensate sempre al vostro obiettivo. Perché studiate italiano? Magari volete lavorare in Italia, viaggiare o conoscere nuove persone. Oppure forse si vive già in Italia e si vuole integrarsi meglio. Esatto. La lingua è la chiave per gli altri. Se parli italiano, puoi conversare, capire le battute ed entrare nella vita quotidiana. Questo rende la lingua molto più viva. Assolutamente. L'italiano non è più solo una materia o un compito, diventa parte della tua vita. E allora lo studio sembra anche più leggero. Esatto. Quando hai chiaro il tuo obiettivo, hai automaticamente più motivazione. Allora non studi solo per un esame, ma per vere conversazioni e incontri reali con le persone. Ora mi interessa davvero sapere perché i nostri ascoltatori studiano italiano. Prima di continuare, ho una domanda che mi interessa davvero. Vorrei sapere perché i nostri ascoltatori studiano italiano. Ogni persona ha una motivazione diversa. È vero. Alcuni studiano italiano per il lavoro, altri per l'università. Esatto. Alcuni forse vivono già in Italia e vogliono comunicare meglio nella vita di ogni giorno. Altri studiano italiano solo perché amano le lingue o trovano interessante la cultura. Sì, i motivi possono essere davvero molto diversi. Per questo vorrei coinvolgere un attimo i nostri ascoltatori. Se state ascoltando, scrivete nei commenti. Perché studiate italiano? Ci interesserebbe davvero. Studiate italiano per la vostra carriera, oppure per un corso universitario in Italia, o semplicemente per interesse. E magari potete anche dire da quanto tempo studiate italiano. Paola, perché hai iniziato a studiare italiano? Per me il motivo principale era l'università. Volevo studiare in Italia, quindi dovevo imparare l'italiano. È un ottimo motivo. All'inizio, a dire la verità, non è stato facile. Molte lezioni erano in italiano e dovevo prima abituarmi, Posso immaginarlo. ma con il tempo è andato sempre meglio. Ora voglio migliorare ancora il mio italiano, perché in futuro vorrei lavorare in Italia. È un bell'obiettivo. Sì, l'italiano mi aiuta a parlare con le persone, fare nuovi amici e sentirmi più sicura ogni giorno. È proprio questo il senso di una lingua. Perciò ci piacerebbe davvero ascoltare anche le vostre storie. Scriveteci quindi nei commenti perché studiate italiano. E diteci anche se vi piace questo podcast. Se la puntata vi aiuta, potete metterle like o iscrivervi. Questo ci aiuta molto e ci motiva a creare altre puntate. E ora torniamo al nostro tema. Come imparare l'italiano anche senza insegnante. Pietro,
Vorrei tornare a qualcosa che hai appena detto. Hai detto che bisogna portare l'italiano nella vita di ogni giorno. Ma mi chiedo, come si fa in pratica? Molte persone sentono questo consiglio, ma non sanno cosa fare davvero. È una domanda davvero ottima. Abbiamo appena detto che l'italiano non dovrebbe essere solo grammatica ed esercizi. Se vuoi studiare senza insegnante, la lingua deve entrare nella tua vita quotidiana. Ora guardiamo insieme, in modo concreto, come farlo davvero. Sì, interessa anche a me. Molte persone non hanno un corso né un insegnante. Poi ci si trova soli a casa e non si sa bene come esercitarsi. Lo vedo spesso con i miei studenti. Molti pensano prima di tutto di aver bisogno per forza di un insegnante o di un corso. Ma in realtà si può imparare tantissimo anche da soli. Ho addirittura molti studenti che avevano già un buon livello prima di entrare in un corso. Questo mi sorprende un po'. Sì, ma è davvero possibile. Il passo più importante è iniziare a pensare in italiano. All'inizio può sembrare un po' strano, ma è un metodo molto efficace. Pensare in italiano lo sento spesso, ma non so bene come iniziare. All'inizio è molto semplice. Non devi pensare subito a frasi complicate. Puoi cominciare con cose piccolissime. Per esempio, camminando in città o guardando fuori, puoi nominare le cose in italiano. Quindi, per esempio, le cose che vedo? Esatto. Immagina di guardare in alto e vedere il cielo. Nella tua mente puoi dire il cielo, oppure il cielo è azzurro. È davvero semplice. Esatto. Proprio queste cose semplici sono molto importanti. Se vedi una strada, puoi dire questa è una strada. Se vedi un albero, puoi pensare questo è un albero. Questo mi ricorda un po' i bambini. È un paragone davvero buono. I bambini imparano così. Sentono le parole e le collegano subito agli oggetti intorno a loro. E proprio questo può farlo anche un adulto. Proprio così. Puoi fare piccoli esercizi ovunque. Quando cammini per casa puoi dire per esempio questo è il mio tavolo, questa è la mia sedia, questa è la mia finestra. In realtà l'ho già provato una volta. E com'è andata? All'inizio era un po' strano, ma dopo pochi minuti mi sono anche divertita. Lo sento dire spesso. All'inizio sembra strano, ma dopo un po' diventa del tutto normale. E a un certo punto si pensa automaticamente in italiano. Esatto. All'inizio sono solo parole isolate, poi arrivano piccole frasi. Per esempio, Per esempio, il cielo è bello, oppure questa è una casa grande, oppure oggi il tempo è buono. suona già molto più naturale. Sì, ed è proprio questo il punto. La lingua nasce dalla ripetizione e dal contatto con la realtà. Credo che molte persone abbiano paura di conoscere troppo poche parole. È vero, ma non servono tanti vocaboli per iniziare. Anche con un piccolo lessico puoi allenarti moltissimo. Quindi meglio iniziare, anche se non si sa ancora tutto. Esatto. La perfezione non è importante all'inizio. Importante è abituare il cervello alla lingua. Anch'io noto che a volte penso alla mia giornata in italiano. Questo è un segno molto positivo. Per esempio, a volte penso, devo lavorare adesso. Oppure mi preparo un caffè. Perfetto. Queste sono proprio le situazioni che aiutano a imparare. Ma a volte mescolo l'italiano con la mia lingua madre. È del tutto normale. Molte persone lo fanno all'inizio. Il cervello lavora per così dire in due lingue allo stesso tempo. Questo mi tranquillizza un po'. Col tempo l'italiano diventerà sempre più forte,
Più ascolti e parli, più sarà naturale. Si può usare questo metodo anche fuori casa? Certo, quando sei in giro puoi descrivere molte cose. Puoi dire vedo un'auto, oppure questo è un parco o quello è un edificio grande. Sembra quasi un piccolo gioco. Esatto. E questo gioco si può fare ovunque, in autobus, al parco, mentre vai al lavoro. Penso che molte persone rendano lo studio troppo complicato. È vero. Molti cercano l'app perfetta o la tecnica perfetta. Ma spesso le cose semplici sono le migliori. Esatto. Se usi l'italiano ogni giorno un po', il cervello sviluppa piano piano il senso della lingua. Pietro, ora vorrei essere ancora più concreta. Molte persone ascoltano questi consigli generali, ma si chiedono comunque: cosa devo fare ogni giorno? Per questo ho una domanda. Quali sono i tuoi 5 migliori consigli per studiare italiano a casa? È una domanda davvero ottima. Esistono molti metodi, ma alcuni funzionano particolarmente bene. Il mio primo consiglio è davvero semplice. Scrivi un piccolo diario in italiano. Un diario? Sembra interessante. Ma cosa bisogna scriverci esattamente? Puoi semplicemente scrivere della tua giornata. Per esempio, cosa hai fatto oggi? Che cosa è successo? Chi hai incontrato? Non servono testi lunghi. Bastano 3 o 4 frasi all'inizio. Sembra fattibile. Ma perché un diario è così utile? Un diario ha diversi vantaggi. Primo, eserciti la scrittura con regolarità. Secondo, parli automaticamente della tua vita. Terzo, impari in modo naturale a usare il passato. Ah, perché scrivi di cose che sono già successe. Esatto. Per esempio, puoi scrivere oggi sono andato al lavoro, oppure ho bevuto un caffè, oppure ho incontrato un amico. Sono frasi molto tipiche della vita quotidiana. Esatto. Per questo sono perfette per esercitarsi. Impari non solo parole nuove, ma anche a parlare della tua giornata. Penso che molte persone abbiano paura di scrivere, perché credono che il loro italiano non sia abbastanza buono. Lo sento dire molto spesso. Ma nel diario non serve una grammatica perfetta. Conta esprimere i tuoi pensieri in italiano. Quindi inizia semplicemente e non pensare troppo. Esatto. Se scrivi ogni giorno poche frasi, vedrai progressi molto presto. Sembra proprio un ottimo esercizio. E la cosa migliore è questa. Più tardi potrai rileggere i vecchi testi e vedere quanto è migliorato il tuo italiano. Sai che c'è, Paola? Ho una piccola idea. Ho con me il mio diario di ieri. Davvero? È perfetto per il nostro tema. Esatto. E ho una piccola sfida per voi, cari ascoltatori. Cari ascoltatori, ora vi leggo un breve pezzo del mio diario. Ascoltate bene e cercate di capire cosa ho fatto ieri. Vediamo quanto capite. È un buon esercizio. Allora, leggo ora. Ieri è stata una giornata piuttosto tranquilla. Al mattino mi sono alzato alle 7, poi mi sono fatto un caffè e ho preparato una piccola colazione. Ho mangiato 2 fette di pane con formaggio e ho bevuto una tazza di caffè. Dopo ho letto un po' e ho risposto alle mie email. Più tardi sono andato a fare una passeggiata perché il tempo era molto bello. Il sole splendeva e il cielo era azzurro. Nel pomeriggio ho lavorato qualche ora e ho preparato un nuovo podcast. La sera ho telefonato a un amico e abbiamo parlato dei nostri piani per il fine settimana. Dopo ho guardato un film e sono andato a dormire verso le 11. Pietro, devo dire la verità. Ho capito la maggior parte del testo, ma alcune parole
erano comunque difficili per me. È del tutto normale. Quando si impara una lingua, di solito si capisce la parte principale, ma mancano ancora alcune parole. Per esempio, hai detto che hai preparato una piccola colazione. Cosa significa esattamente preparare? Preparare significa che sistemi o organizzi qualcosa prima di usarlo. In questo caso ho fatto la mia colazione. Ho quindi preso il pane, messo il formaggio sopra e fatto il mio caffè. Ah, quindi semplicemente fare tutto pronto. Esatto. Un altro esempio è: preparo la cena. Allora cucini o metti il cibo sul tavolo. Questo mi aiuta già molto. E hai anche detto che hai preparato un podcast. Giusto. Significa che ho lavorato a un nuovo podcast. Forse ho scritto testi, raccolto idee e organizzato tutto. Capisco. E c'è ancora una parola che non ho capito bene. Hai detto che avete parlato dei piani per il fine settimana. Buona domanda. Piani significa semplicemente cose che vuoi fare in futuro. Per esempio, nel fine settimana voglio incontrare i miei amici. Esatto. Quello è il tuo piano per il fine settimana. Penso che molti ascoltatori conoscano questa sensazione. Capisci il testo, ma mancano ancora alcune parole. Sì, è una parte del tutto normale dello studio. Per questo è così importante ascoltare o leggere testi di questo tipo più spesso. Pietro, l'idea del diario mi piace davvero, ma sento che a volte mi manca qualcos'altro. Non voglio solo scrivere, voglio anche ascoltare di più e capire. A volte ho la sensazione che conosco le parole, ma quando le persone parlano veloci capisco molto meno. Questo è un problema molto tipico. Molti studenti conoscono tante parole, ma hanno ascoltato troppo poco italiano vero. Per questo il mio secondo consiglio è importante. Guarda film o serie in italiano. I film sono un modo fantastico per imparare una lingua. L'ho già provato, ma a dire la verità, a volte ero frustrata. Le persone parlano veloce, usano linguaggio colloquiale e a volte capisco solo poche parole. È del tutto normale. All'inizio quasi tutti capiscono solo piccole parti di un film. Perciò consiglio sempre una strategia semplice. Guarda un film che conosci già. Quindi un film che ho già visto? Esatto. Forse hai un film preferito della tua infanzia o un film che hai visto 5 volte. Se conosci la storia, non devi concentrarti sulla trama. Così il tuo cervello può concentrarsi di più sulla lingua. Ha senso. Se so già cosa succede, posso ascoltare meglio. Esatto. E c'è un'altra cosa importante. Molte persone guardano un film una volta e poi passano al prossimo. Ma spesso non è il metodo migliore. Vuoi dire che dovrei guardare lo stesso film più volte? Esatto. La ripetizione è molto importante quando impari una lingua. Se guardi lo stesso film più volte, senti le stesse frasi di nuovo e di nuovo. Sembra un po' noioso? Forse all'inizio, ma ti prometto che è molto efficace. L'ho fatto io stesso quando ho imparato una nuova lingua. Davvero? Sì, avevo un film che mi piaceva molto e l'ho guardato ancora e ancora. Quante volte? A volte basta vedere un film 2 o 3 volte, ma anche questo fa una grande differenza. La prima volta capisci forse solo poche parole. La seconda volta riconosci già intere frasi e la terza volta noti che capisci molto di più di prima. Suona molto logico. Sì, ed è proprio in quel momento che noti i progressi. All'improvviso senti una frase e pensi: un momento, l'ho già sentita e questa volta la capisco.
Deve essere una bella sensazione. Assolutamente. Questi piccoli momenti sono molto motivanti. Ti mostrano che il tuo cervello sta elaborando e memorizzando la lingua. Dimmi Paola, l'hai già fatto? Cioè guardare un film più volte per capire meglio? Con i film non così spesso. Perdo la pazienza se vedo sempre lo stesso film, ma faccio qualcosa di simile con podcast e audiolibri. Davvero? Racconta. Mi piace ascoltare podcast in italiano, soprattutto quando raccontano storie interessanti. A volte ascolto un episodio 2 o 3 volte. La prima volta capisco solo l'idea principale. La seconda volta ascolto singole parole e frasi. È un ottimo metodo. Con gli audiolibri è simile. Se una storia mi piace, la ascolto di nuovo. Così posso entrare davvero nella storia. Questo è addirittura un grande vantaggio. Cosa intendi? Quando entri in una storia, spesso dimentichi che stai imparando una lingua. Ti concentri sulla trama e sui personaggi È proprio quello che succede a me. e in quel momento il cervello impara in modo molto efficace. Ascolti la lingua, capisci il contesto e colleghi le parole a emozioni e immagini. Questo spiega perché ricordo così bene alcune frasi degli audiolibri. Esatto. Le storie hanno una grande forza nell'apprendimento. Ci aiutano a memorizzare parole e strutture in modo naturale. Quindi non importa se usiamo film, serie, podcast o audiolibri. Esatto. L'importante è ascoltare regolarmente italiano vero e scegliere contenuti che ti interessano davvero. Così rimani motivato più a lungo. Assolutamente. Interesse e curiosità sono fondamentali quando si impara una lingua. Un altro consiglio che do molto spesso è leggere libri. Molti sottovalutano quanto la lettura aiuti a imparare. Libri in italiano? Esatto. All'inizio scegli libri facili o brevi storie. Quando leggi, vedi parole e frasi molte volte. Questo aiuta il cervello ad abituarsi alla lingua. Ma a volte trovo molti vocaboli nuovi nei libri. Poi perdo subito il filo. Succede a molti studenti. Per questo consiglio una piccola strategia. Se vedi una parola nuova importante, scrivila. Quindi non ogni parola? Esatto. Non devi scrivere ogni parola sconosciuta. Scegli solo parole interessanti o che incontri spesso. E poi le scrivo semplicemente in un quaderno? Puoi farlo, ma consiglio un'altra cosa. Scrivi le parole su un piccolo foglietto. Un foglietto? Sì, un piccolo foglio che porti sempre con te, magari 5 o 10 parole nuove. Così puoi guardarle spesso durante la giornata. È una buona idea. Immagina, aspetti l'autobus o stai in fila. Molte persone guardano subito il telefono. È vero. Lo faccio anch'io. Invece puoi guardare il tuo foglietto e ripetere le nuove parole. È in realtà un esercizio molto semplice. Esatto. E proprio questi piccoli momenti quotidiani sono perfetti per studiare. In effetti faccio qualcosa di simile. Davvero? Sì, a volte scrivo parole nuove nel mio telefono. Quando ho un attimo, apro le note e le leggo, Anche questo è un metodo ottimo. soprattutto quando sono fuori, il telefono è sempre con me. Esatto. Non importa se usi un foglio o il telefono. Importante è vedere le parole regolarmente. Così restano meglio in testa. Esatto. La ripetizione è una delle chiavi più importanti nello studio. Mi accorgo anche che improvvisamente riconosco alcune parole nella vita di tutti i giorni. È una bella sensazione, vero? Sì,
Leggi o senti una parola e pensi: aspetta, la conosco. Esatto. In quel momento capisci che il tuo vocabolario cresce. È davvero motivante. Assolutamente. Per questo libri e piccole liste di parole sono una combinazione fortissima per imparare l'italiano. Ora arriva per me l'ultimo e forse il più importante consiglio per l'italiano. Bisogna avere il coraggio di parlare. Penso che per molte persone sia la parte più difficile. Sì, lo vedo spesso come insegnante. Molti studiano vocaboli e grammatica per tanto tempo. Leggono libri, ascoltano podcast e guardano film, ma quando devono parlare diventano molto nervosi. Lo conosco. Si ha paura di fare errori. Esatto. Questa paura è molto diffusa. Molti pensano, se sbaglio, gli altri ridono o pensano che il mio italiano sia scarso. Sì, lo penso anch'io a volte. Ma la verità è diversa. La maggior parte delle persone è felice quando qualcuno impara la loro lingua. Davvero? Assolutamente. Quando qualcuno prova a parlare italiano, la gente vede il coraggio e l'impegno. Non si concentra su ogni piccolo errore. Questo mi rassicura un po'. E come insegnante posso capire molto presto chi parlerà bene in futuro. Davvero? Da cosa lo capisci? Non dalla grammatica, non dal numero di parole. Lo vedo da chi è disposto a parlare. Quindi basta iniziare a parlare. Esatto. Gli studenti che aprono la bocca, fanno domande e provano a parlare fanno spesso i progressi maggiori. Anche se fanno molti errori? Proprio allora. Gli errori sono una parte importante dell'apprendimento. Ogni errore mostra che il cervello lavora. Penso che molti vogliano parlare perfettamente fin dall'inizio. Sì, è un grande problema. Il perfezionismo può bloccare lo studio delle lingue. Si aspetta forse troppo a lungo finché ci si sente pronti. Esatto. Ma il momento perfetto spesso non arriva mai. Bisogna semplicemente iniziare. Ricordo le mie prime conversazioni in italiano. Ero molto nervosa. E com'è andata alla fine? A dire la verità, molto meglio di quanto pensassi. Le persone sono state molto gentili e pazienti. È proprio quello che sento sempre dai miei studenti. E dopo ogni conversazione ci si sente un po' più sicuri. Giusto. Parlare è come un muscolo. Più lo usi, più diventa forte. È un'immagine bella. Perciò dico sempre, aprite la bocca e provate a parlare. Anche se all'inizio sono solo frasi semplici. Esatto. Anche una frase semplice come "Ciao, come stai?" è un passo importante. E col tempo le frasi diventano più lunghe. Esatto. Passo dopo passo cresce la fiducia in se stessi. Bene Paola, siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi. Oggi abbiamo parlato di come imparare l'italiano anche senza insegnante. Abbiamo visto che ci sono molte possibilità. Si può tenere un diario, guardare film o serie in italiano, ascoltare podcast o audiolibri e leggere libri. Inoltre è fondamentale ripetere le parole nuove ogni giorno e portare davvero l'italiano nella propria vita. Esatto. E credo che il punto più importante sia stato anche il coraggio di parlare. Non bisogna avere paura di fare errori. Assolutamente. Gli errori fanno parte dello studio. Nessuno parla una nuova lingua in modo perfetto fin dall'inizio, ma se si pratica regolarmente e si usa la lingua, si diventa più sicuri. Mi è piaciuto soprattutto che molti di questi consigli siano molto semplici. Si possono provare subito nella vita di ogni giorno. Esatto.
Non servono metodi complicati. Piccole abitudini possono già fare una grande differenza. E ora siamo ovviamente curiosi di conoscere voi. Proprio così. Cari ascoltatori, scriveteci nei commenti quali temi vi interessano per le prossime puntate. Forse volete ascoltare di più sulle conversazioni quotidiane. Oppure sui tipici errori quando si studia l'italiano. Magari anche su lavoro, viaggi o la vita in Italia. Leggiamo con piacere i vostri suggerimenti e li useremo come ispirazione per nuove puntate. E se vi piace il nostro podcast, potete naturalmente metterci un like o iscrivervi. Ci aiuta molto e ci motiva a creare nuovi contenuti. Grazie mille per averci ascoltato anche oggi. Saremo felicissimi se tornerete anche la prossima volta. Alla prossima puntata e buon successo con l'italiano. Arrivederci.